Amici di Android Lab, direttamente dagli Stati Uniti, il Nexus S, anzi i Nexus S, che abbiamo appena ricevuto grazie a consegnato.com e al suo general manager Alessandro McKenzie, che ci hanno concesso di essere i primi in Italia a ricevere i telefoni tramite corriere. Abbiamo il piacere di condividere con voi questo momento dell'apertura del nuovo telefono marchiato Google. Lo prendiamo per la prima volta in mano insieme a voi e subito direi di provvedere ad assemblarlo per l'accensione. Inseriamo la SIM, cerchiamo la batteria. Come vedete all'interno c'è anche una SIM T-Mobile, manuali, ed ecco la batteria. Andiamo a posizionare in questo modo, diamo la chiusura e direi immediatamente di accenderlo. Il pulsante di accensione è posto lateralmente. Ecco che si sta avviando. Togliamo la pellicola in modo da poterci gustare il display. Il solito boot screen, boot animation. Nel frattempo vediamo il posteriore, fotocamera da 5 megapixel e il flash. Lateralmente abbiamo i pulsanti volume. Da questa angolazione si vede bene la curvatura della scocca e notiamo che si è già avviato in maniera molto veloce. Lo sblocchiamo, questa è la prima accensione che facciamo. Mettiamo un attimo da parte e vediamo cosa si trova nella confezione, oltre a batteria, telefono e i manuali che abbiamo già visto. Abbiamo il cavo micro USB, un caricabatterie con prese americane e le cuffie che sono di tipo in-ear questa volta rispetto al Nexus One. Riponiamo e riprendiamo il telefono. Andiamo ancora ad analizzare la parte hardware frontale. Come vedete il telefono è dotato di fotocamera frontale, qui ci sono i sensori, l'altoparlante e abbiamo sotto i pulsanti soft touch, pulsante home, pulsante ricerca, pulsante menu, pulsante indietro. Andiamo adesso invece a vedere come funziona il menu. Ci sembra già molto fluido e molto rapido. Lo sto scoprendo con voi. Apriamo il browser, proviamo a caricare una pagina. Abbiamo Google e proviamo adesso a caricare androidlab.it. La tastiera completamente nuova. Dobbiamo dire che il feeling è buono anche se in questo momento non è attiva la vibrazione. Google ci ha richiesto di condividere la posizione, essendo la prima volta che ci andavamo con questo telefono. Il caricamento ci sembra veramente molto buono. Passiamo al tema regolare, giusto per avere un'idea di come carichi un sito web desktop. Vi ricordo che siamo connessi in 3G
non stiamo usando la nostra connessione wifi. Ok, il sito è caricato, proviamo ad effettuare il pinch to zoom. Già da primo contatto posso dirvi che il touchscreen sembra davvero meglio del Nexus One, più pronto e reattivo, però avremo modo di analizzarlo meglio in seguito. Riapriamo. Scorrimento molto fluido. Che dire amici, siamo felici di aver condiviso con voi questo video unboxing dopo solo 6 giorni dall'uscita del terminale negli Stati Uniti, e vi preannunciamo che nei prossimi giorni realizzeremo molti altri video e molti articoli sulle caratteristiche del terminale che sviscereremo completamente insieme a voi. Da Caffeine per Android Lab è tutto.